Benvenuti in questo nuovo video di Easy Italian. In questo episodio parleremo del passato prossimo. Questi sono gli argomenti che troverai in questo video. Che cos'è il passato prossimo? Perché hai bisogno del passato prossimo? Come formare il passato prossimo? L'ausiliare e il participio passato. Vediamo prima di tutto cos'è il passato prossimo. È un verbo che usiamo per parlare del passato. Ma perché abbiamo bisogno di questo verbo? Dobbiamo usarlo per parlare di azioni che sono finite nel momento in cui parliamo. Ieri ho mangiato la pizza. È molto importante capire come formare il passato prossimo. È un verbo composto formato da due verbi, un verbo ausiliare più il participio passato del verbo che vogliamo usare. In questo esempio, ieri ho mangiato la pizza, usiamo il verbo mangiare. Per formare il passato prossimo usiamo il verbo avere coniugato alla prima persona singolare, che è l'ausiliare, e il participio passato del verbo mangiare, che è mangiato. In questo esempio abbiamo usato l'ausiliare avere. In questo altro esempio, ieri sono andato al mare, usiamo il verbo andare. Come per l'esempio di prima, per formare il passato prossimo usiamo un verbo ausiliare, ma questa volta non è un verbo avere, ma il verbo essere, coniugato sempre alla prima persona singolare in questo caso, e il participio passato del verbo andare, che è andato. Quindi in questo esempio abbiamo usato l'ausiliare essere. Abbiamo visto come è possibile usare due tipi di ausiliare, ma quando dobbiamo usare l'ausiliare avere e quando dobbiamo usare l'ausiliare essere. Usiamo l'ausiliare avere quando dopo il verbo c'è un oggetto diretto. Ci sono delle eccezioni a questa regola, per questo motivo puoi leggere l'espressione di solito. Alcuni verbi che esprimono un'attività del corpo o della mente usano comunque l'ausiliare avere anche se non sono seguiti da un oggetto diretto. Ma vediamo cos'è questo oggetto diretto. Quando dopo il verbo possiamo fare queste domande: chi o che cosa, la parola che vediamo dopo il verbo è un oggetto diretto. Ecco alcuni esempi di frasi con il verbo e l'oggetto diretto. Ho mangiato la pasta. Cosa ho mangiato? La pasta. Pasta è un oggetto diretto. Ho visitato Roma. Cosa ho visitato? Una città. Città è un oggetto diretto. Quando invece usiamo l'ausiliare essere? Usiamo questo tipo di ausiliare quando dopo il verbo non c'è un oggetto diretto. Chiamiamo questo tipo di verbo intransitivo. Usiamo questo ausiliare anche con i verbi impersonali, i verbi riflessivi e reciproci. Ma cosa sono questi verbi intransitivi? Dopo il verbo possiamo fare queste domande. Possiamo chiedere dove, quando, quanto. Ecco alcuni esempi di frasi che usano un verbo che non ha un oggetto diretto e che quindi usano l'ausiliare essere. Ieri sono andato al cinema. Dove sei andato? Al cinema. Cinema in questo caso non è un oggetto diretto. Mio figlio è nato 3 anni fa. Quando è nato? 3 anni fa. 3 anni fa è un'informazione di tempo, non è un oggetto diretto.
Dopo aver scelto l'ausiliare giusto, dobbiamo aggiungere il participio passato del verbo che vogliamo usare. Vediamo come formare il participio passato dei verbi regolari. Per i verbi che finiscono in are dobbiamo lasciare la radice del verbo, in questo caso parle, e aggiungere la desinenza ato. Il participio del verbo parlare è parlato. Per i verbi che finiscono in ere dobbiamo lasciare la radice del verbo, in questo caso vendere, vend, e aggiungere la desinenza uto. Il participio del verbo vendere è venduto. Per i verbi che finiscono in ire dobbiamo lasciare la radice del verbo, in questo caso dormire, dorm, e aggiungere la desinenza ito. Il participio del verbo dormire è dormito. Oltre ai verbi regolari ci sono naturalmente i verbi irregolari. Questi verbi naturalmente bisogna memorizzarli. Molti verbi irregolari appartengono alla seconda coniugazione in ere. Vediamone alcuni. Questa è una lista dei verbi irregolari più comuni. Correggere, corretto, dire, detto, fare, fatto, leggere, letto, rompere, rotto, scrivere, scritto, accendere, acceso, chiudere, chiuso, decidere, deciso, prendere, preso, scendere, sceso, spendere, speso, chiedere, chiesto, proporre, proposto, rimanere, rimasto, rispondere, risposto, vedere, visto, aprire, aperto, morire, morto, offrire, offerto, soffrire, sofferto, discutere, discusso, mettere, messo, permettere, permesso, promettere, promesso, succedere, successo, dipingere, dipinto, piangere, pianto, spegnere, spento, vincere, vinto, bere, bevuto, venire, venuto, vivere, vissuto, ridurre, ridotto, tradurre, tradotto, perdere, perso, scegliere, scelto. Grazie per aver guardato questo video e alla prossima!